Ciao ragazzi, bentornati qui nel mio studio e nel mio canale. Io sono Michele e finalmente ci siamo, finalmente siamo tornati alla nostra postazione principale. Diciamo che le temperature si stanno abbassando, quindi anche questo bunker è un po' più vivibile. Comunque il tema di questo video è lui, il nuovo Fimi TX10. Si tratta di un radiocomando in stile smart controller ma pensato per i droni della Fimi, un marchio che come sappiamo è stato a lungo legato a Xiaomi. In realtà non so se sono ancora legati, alcune fonti dicono di sì, altre di no. Comunque questo radiocomando è la prima vera grande novità di questa azienda da un po' di anni a questa parte e credetemi non delude assolutamente le aspettative. Questo è infatti il DJI RC Controller per il nuovo DJI Mini 3 Pro. Invece questa bella bestiolina è il Fimi TX10, che è davvero ben costruito. Vediamoli da vicino con la loro massima luminosità. Abbiamo 700 nits di picco sul radiocomando della DJI e ben 1000 nits di picco sul radiocomando della Fimi. Entrambi i display sono dei 5.5 pollici Full HD e le dimensioni sono più importanti sul drone della Fimi, che ora andiamo a vedere più nel dettaglio. Abbassiamo un po' la luminosità, altrimenti la mia telecamera è completamente accecata. Mettiamola al minimo. Davvero molto molto bello ragazzi, mi piace tantissimo, ricorda più il DJI Smart Controller, il primo. Il display magari poteva essere leggermente più grande, lavorando un po' sulla superficie, comunque è davvero molto luminoso, non ha particolari riflessi e si vede sempre molto molto bene. Anche qui troviamo una versione di Android che è più personalizzabile rispetto a quella vista sul radiocomando della DJI. Abbassiamo anche lì la luminosità, vi faccio notare la differenza di luminosità minima su uno e l'altro, davvero notevole. Qui possiamo personalizzare persino i widget sulla schermata, possiamo mettere uno sfondo diverso, oltre ovviamente ad accedere alla galleria oppure all'applicazione di Fimi. Comunque abbiamo Android 9 né più che meno, ma a differenza dei radiocomandi della DJI, qui possiamo inserire anche una nano SIM per la connettività telefonica, quindi per scaricare ad esempio le mappe quando ci troviamo lontani da una wifi o non possiamo utilizzare lo smartphone come hotspot. Ecco qui abbiamo l'ingresso per la nano SIM, un ingresso microSD per registrare quello che appare sul display, un'uscita HDMI per collegare questo radiocomando a un monitor esterno, quindi anche questa una vera chicca, ingresso jack, ricarica tramite Type-C. La batteria è leggermente più piccola su questo radiocomando, comunque possiamo inserire una batteria aggiuntiva in questo scompartimento che poi andrà collegata a questi contatti. Altra chicca, mica male. Qui abbiamo i due stick che vengono posizionati in scompartimenti dedicati, tasti programmabili, il radiocomando è molto ergonomico, queste parti sono in gomma, davvero belle, uno speaker audio, questa invece è una griglia di areazione, un supporto per collegarlo a un treppiedi. Frontalmente abbiamo tanti tasti, quello d'accensione, i LED di carica, quest'altro ulteriore tasto, i due stick che ora andiamo a collegare, C1 e C2 programmabili e anche questi due bellissimi potenziometri. Nella parte alta invece abbiamo il tasto per scattare foto e registrare video, una ghiera per controllare il gimbal o l'esposizione, un ulteriore switch programmabile. Anche dall'altra parte abbiamo un altro switch programmabile su 3 livelli questa volta. Questo invece ha il ritorno automatico. Questo invece è un altro tasto per il ritorno a casa automatico e per stoppare la Smart Fly che stiamo utilizzando. Radiocomando davvero bello. Nella parte centrale abbiamo la possibilità di switchare la modalità di volo Cinematic, Normal oppure Sport. Proviamo ad accedere all'applicazione Fimi. Intanto andiamo a collegare anche i due stick e siamo pronti a volare. Gli stick sono davvero precisi, qualità molto molto alta, forse leggermente troppo alti per i miei gusti, ma comunque sono ben oltre la qualità media dei radiocomandi che troviamo sui normali droni.
un radiocomando davvero bello. Bel display, tanti tasti, programmabili, possibilità di inserire una seconda batteria, possibilità di inserire una SIM, 2 antenne, 10 km di range di controllo utile, 4 ore di autonomia con una singola carica, insomma, tanta roba. Al suo interno batte un cuore Qualcomm Snapdragon, quindi il sistema operativo, come avete visto, è davvero molto fluido e inoltre, a differenza del radiocomando DJI del Mini 3 Pro, permette persino di installare delle ulteriori applicazioni per controlli di volo più specifici, magari per lavoro, per waypoint e altre cose simili. Insomma ragazzi, Fimi, tra l'altro qui abbiamo anche il suo logo, questa volta ha sfornato un prodotto di tutto rispetto che anche come materiali, qualità costruttiva non ha nulla da invidiare alle versioni smart controller DJI RC della DJI appunto. Peccato che io al momento non posso testarlo in volo perché il mio Fimi X8S 2022 V2 è in assistenza per un problema con l'alloggiamento della batteria, purtroppo. Comunque spero mi torni il prima possibile perché sono curioso di testarlo in volo. Secondo me regalerà delle belle soddisfazioni. Ora, quanto costa e con quali droni è compatibile questo nuovo Fimi TX10? Lui ha un prezzo di circa 300 euro. Spesso qualcosina in meno con i coupon che vi pubblico su Telegram, link qui sotto in descrizione video, entrate, cioè vi aspetto. Quindi un prezzo in linea con il nuovo DJI RC Controller, anche lui costa attorno ai 300 euro, ma come qualità dei materiali, come qualità costruttiva, secondo me questo della Fimi è una via di mezzo tra lui e l'originale DJI Smart Controller, davvero molto bello. Peccato però che al momento la sua compatibilità sia molto limitata. È compatibile unicamente con il Fimi X8S 2022 e il Fimi X8SE 2022 V2. I droni precedenti invece, compreso il Fimi X8 Mini, non sono compatibili con questo radiocomando, ma sembrerebbe che Fimi stia lavorando già a un nuovo successore del Fimi X8 Mini, se i rumors sono esatti, che dovrebbe essere compatibile con questo bel radiocomando. Insomma, sono davvero curioso di vedere cosa sfornerà Fimi in futuro, magari finalmente un drone con sensori anticollisione che riesca a gestire al meglio tutti i bei comandi di questo radiocomando. E cos'altro posso aggiungere, amici? Che mi piace, specialmente la sua connettività 4G con SIM telefonica. Non so se in futuro arriveranno dei droni Fimi in grado di volare sfruttando proprio la connettività telefonica invece che il segnale a radiofrequenza appunto 2.4 o 5 GHz. Stiamo a vedere cosa sfornerà l'azienda cinese. Per ora questo è tutto. Ora però voglio sapere voi cosa ne pensate di questo Fimi TX10. Lo trovate un radiocomando interessante, ben fatto oppure no? Beh, parliamone insieme qui sotto nei commenti. Vi aspetto numerosi. Se volete acquistarlo invece, o lui o droni Fimi o droni DJI, vi lascio tutti i link per l'acquisto, tutti qui sotto in descrizione video. Coupon e offerte sempre aggiornate invece nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato anch'esso qui sotto in descrizione video, insieme al mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia. Vi aspetto numerosi ragazzi, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, un bel like per supportarmi, condividete questo video e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!